Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi a grande richiesta ho realizzato la clutch pasticcino. Guardate quanto è bella! Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per questo bellissimo progetto, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Per il progetto di oggi troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% e come al solito potrete scegliere tra le tante varietà di cordino presenti. In questo caso parliamo dell'Indalux, infatti il kit comprende 2 rocche di Indalux da 250 grammi l'uno, nel mio caso io ho utilizzato la tonalità numero 6, poi una base ovale 21x8 e una chiusura clutch da 16 cm. Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzerò per il primo giro il numero 3, così verrà più facile inserire il filato. Per tutto il resto della lavorazione il 4,5. Quindi a questo punto mettiamoci subito all'opera. Prendiamo la base e praticamente iniziamo dal lato corto la lavorazione con l'uncinetto più piccolo. Quindi io faccio il mio cappio e adesso dobbiamo creare molti aumenti perché sarà la particolarità appunto della pasticcino. Sul primo punto andiamo a creare 2 punti bassi, 1 e 2. Su questi successivi iniziamo lavorando 3 maglie basse in ogni foro. Ecco perché conviene iniziare con un uncinetto più piccolo, altrimenti diventa abbastanza difficoltoso. Ed anche questo ad angolo, sempre 3 maglie basse. Adesso iniziamo la sequenza, facciamo qui 3 punti bassi e qui 2. Quindi di nuovamente 3. E in quello successivo invece 2. In quello ancora 3. E adesso per 7 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ne faremo solamente 2, perché a furia di fare prove ho notato che la forma migliore l'assume in questo modo, quindi non creando troppi aumenti in questa sezione, per cui saranno sempre tanti aumenti, ma non alternando 3 con 2. Ora vi faccio vedere, così poi l'altro lato potete anche realizzarlo da sole. Quindi 1, 2, 3, 4, facciamo il quinto, sempre con 2, il sesto, aspettate, prendo un po' di filo, e infine l'ultimo. E da adesso in poi si fa l'inverso, ovvero 3 punti bassi nello stesso foro, nuovamente 2 e di nuovo 3, anche perché scusate, 1, 2, 3, 4 saranno come questa parte qui con 3 maglie basse nello stesso foro. E quindi io li vado a creare. Poi qui ne facciamo 2, poi i successivi 4 aumento con 3 maglie in ogni foro, poi qui dopo questo punto dove ce ne saranno 3 farò 2, 3, poi 7 punti dove farò solamente 2 maglie basse, poi di nuovo 3, 2 e concludo la sequenza. Quindi completiamo il primo giro e ci rivediamo per vedere come proseguire. Fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa lavorata
lascio l'uncinetto più piccolo e riprendo il 4,5 col quale farò tutto il resto della lavorazione. Fatto questo primo giro faccio una catenella e adesso andiamo a fare un giro in costa di punto basso senza creare più aumenti, in questo modo. Sono tanti punti, ma ve l'ho spiegato, altrimenti non possiamo dargli quella forma caratteristica. Questo primo giro sarà un po' più faticoso perché chiaramente i punti sottostanti sono stati realizzati con un uncinetto più piccolo, ma da quello successivo non ci saranno più problemi. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come proseguire con la realizzazione del corpo borsa. Arrivati a fine giro, noi normalmente chiudiamo sulla prima maglia con una maglia bassissima, invece andiamo a lavorare a spirale, quindi continuiamo realizzando punti bassi e non più in costa, quindi con un punto semplice, anche perché già il cordino Indalux con questo tipo di effetto va bene anche un punto più semplice. Quindi vedete, mi vado a lavorare punto su punto senza fermarmi mai. Vedete, quando poi arriviamo qua non facciamo altro che continuare. Quindi adesso noi saliamo in totale di 25 giri a spirale e ci rivediamo per vedere come proseguire. Ho realizzato quindi in totale, compreso il giro a punto basso in costa, 25 giri e ho raggiunto momentaneamente un'altezza di 17 cm. Adesso quindi io mi sono fermata qui dove ho iniziato e sempre continuando a lavorare a spirale dobbiamo iniziare a conferire questa forma. Vi dico che cosa ho fatto. Allora, ho diviso la borsa a metà in questo modo, poi mi sono trovata il centro da questa parte e ho diviso queste due parti, ma più che diviso io ho lasciato tra una parte e l'altra 17 punti da questa parte e 17 da quest'altra, e questo punto qui, insomma questi 4 punti saranno la parte dove io dovrò andare a stringere e creare appunto la forma a pasticcino. E adesso vi faccio vedere. Allora, continuo a lavorare sempre punti bassi, sempre a spirale, quindi vado avanti. Ci avviciniamo a quel punto che è qui, quindi questo già è il giro 26, sto iniziando. Quindi 1, 2, 3, 4. Sul quarto, prima di arrivare a questo punto, io entro, questo non lo conto, 1, 2, 3, e sul quarto dalla parte opposta entro, vedete come mi ritrovo, tiro per bene e vado a fare il mio punto basso, chiudendoli entrambi. Vedete che già si intravede la parte. Poi andiamo avanti, continuiamo la nostra lavorazione. Mi avvicino nell'altro punto quindi 1, 2, 3, 4 sul quarto e da questa parte 1, 2, 3 e sul quarto da questa faccio la stessa cosa, prendo, entro pure qui, un po' come quando facciamo la diminuzione, e si procede. Continuando a lavorare a punto basso. Adesso non si vede ancora benissimo, ma vedete inizia a fare quelle famose pieghe. La stessa cosa dobbiamo fare negli altri due punti, quindi
lavoriamo a punto basso, arrivato sul quarto entriamo sul quarto da questa parte e chiudiamo con un punto basso, stessa cosa qua. Quindi ci rivediamo da questa parte per vedere come fare il giro successivo. Ed ecco come si comincia a presentare la nostra pasticcino. Adesso, vedete, questa parte è rimasta aperta. Adesso questo giro successivo ci servirà per appiattire questa parte e cucirla insieme all'uncinetto. Anzi, prima di fare questo, noi controlliamo che la nostra apertura, vedete, va bene, perché ancora qui dobbiamo fare dei giri, quindi ci siamo. Una volta che ci siamo assicurate che l'apertura sia perfetta per la chiusura che abbiamo, continuiamo e adesso vi faccio vedere come procedere. Io arrivo all'altro punto, quindi ricomincio da capo, quindi vado a rifare tutti questi 4 punti. Vedete, questo è il punto centrale. Io questa parte la vado ad appiattire. Poi prendo questo punto prima del centrale, mi inserisco nel punto qui, faccio un punto basso, poi mi inserisco al centro, vado a prendere il centro di queste parti, praticamente queste che dobbiamo appiattire, e chiudo. E infine l'ultimo, in maniera tale che con lo stesso uncinetto abbiamo richiuso e si procede. Ora ve lo faccio vedere ancora una volta. Intanto vedete come rimane ben rifinita e qui chiusa ed è rimasta la nostra piega. Lo rifacciamo anche da questa parte. Quindi io praticamente lavoro questi 3 punti, 1, 2, 3. Io mi vado ad appiattire questa parte qui, in questo modo, faccio in modo di prendere 3 punti anche dentro, così ci assicuriamo la chiusura perfetta. Vedete? E infine l'ultimo. Non so se vedete che qua è rimasto questo punto aperto, io lo aggancio pure e mi faccio il mio punto basso e poi proseguo normalmente. E questa cosa la devo rifare nelle altre 2 aperture. Aspettate che vi faccio vedere un po' il risultato. Vedete? Comincia a rimanere più perfetta la nostra bombatura. Adesso completiamo anche questo giro, ci rivediamo qui per ricominciare gli ultimi giri e farvi vedere come completarla. Ho completato il giro, quindi vedete, ho chiuso tutte queste parti. Guardate come si presenta. Controlliamo che la nostra chiusura clutch vada bene e ci siamo. Adesso, come per concludere, faremo altri 2 giri a punto basso senza fare nessuna diminuzione. Quindi punto su punto. In questo modo. Ora arrivo fino a qui, così vi faccio vedere un po' come verrà il risultato. Vedete? Quindi facciamo questo primo, questo secondo, tagliamo il filo perché dobbiamo comunque concludere la lavorazione e poi ci prepariamo per cucire la clutch. Il corpo borsa è terminato, quindi ho fatto gli ultimi 2 giri a punto basso. Adesso noi dobbiamo cucire la chiusura al corpo borsa. Cosa importante nelle clutch, che ripeto sempre, deve coincidere questa parte con il centro della nostra base, perché altrimenti la clutch viene storta. Quindi dobbiamo fare di tutto per poter creare questa situazione. Del resto anche un'altra prova è questi punti devono coincidere con questi, o al massimo, se sono dispari, la differenza deve essere solo di 1. Fatto questo, io vi spiego. Io qui mi sono
1, 2, 3 sono i punti che non andrò a lavorare, altrimenti rischiamo che non si chiuda bene. Quindi questa parte non viene lavorata. Superato questi 3, io ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sull'8º mi sono bloccata perché questa parte verrà agganciata, questa parte pure, sempre contando 7 punti, e sull'8º mi sono bloccata. Questa parte invece è la parte libera dove noi andiamo a inserire la mano, e qui la stessa identica cosa. Quindi adesso io cosa faccio? Riparto sempre dal lato dove ho iniziato, riprendo il filato, io preferisco riagganciarmi, quindi io mi riaggancio da questa parte e inizio. E adesso, per poter nascondere al meglio la nostra chiusura, farò 2 punti bassi in ogni punto sottostante. Quindi il primo l'abbiamo fatto, andiamo a creare anche il secondo. Vado avanti, vedete? E adesso vi mostro come continuare. Quindi ancora ce n'è un altro prima del marcapunti. Vedete, ce n'è ancora un altro da lavorare, sempre in doppio, quindi 2 punti bassi nello stesso foro. Adesso noi, vedete che qui io ho segnato quei 3 punti, scusate, ve lo faccio vedere meglio da qua. Questi 3 non vanno lavorati e quindi io che cosa faccio? 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e mi sposto immediatamente dopo il mio marcapunti e ve lo faccio vedere da questa parte qui. Quindi io lo acchiappo di sotto così, poi questi nastri li togliamo alla fine e ricomincio con la sequenza di 2 punti bassi sotto ogni maglia che dobbiamo lavorare. Quindi vado avanti, sempre 2, mi raccomando, così non facciamo vedere la nostra chiusura, e mi sposto poi nella parte dove dovrò lavorare solo attorno alla clutch senza prendere il corpo borsa, così noi lasciamo la parte aperta. Se invece non volete lasciare la parte aperta, continuate la lavorazione che sto facendo. Quindi siamo arrivati qui, vedete, questo punto noi non lo facciamo e partiamo con una serie di punti bassi. Non so se ne farò circa 30, ma ve lo dirò esattamente non appena li vado ad eseguire. Vedete, lascio questa parte, quindi non la sto lavorando, e avvolgo il manico in questo modo. Quindi questa parte, scusate, questo non serve, lo possiamo già togliere insieme a quest'altro. Quindi io adesso completo fino a qui, arrivo da questa parte e vi faccio vedere come proseguire, e rifacciamo insieme ancora una volta questa parte. In questa parte dove praticamente abbiamo l'apertura ho creato 30 punti bassi. Adesso questo lo lascio libero, vado in quello successivo e ricomincio con la sequenza, prendendo anche il corpo borsa, di 2 punti bassi in ogni foro. Adesso questo lo cominciamo a togliere, altrimenti ci darà un po' di fastidio. Allora togliamolo, perfetto, e continuiamo sempre come abbiamo fatto prima, 2 punti bassi sotto ogni maglia disponibile, ed arriviamo prima del marcapunti.
dove salteremo quei 3 come abbiamo fatto dalla parte opposta. Ho altri 2 punti da lavorare, quindi primo e secondo, e primo e secondo. Adesso salto, ve li faccio rivedere, questi 3 punti, sia questo che ho agganciato con i marcapunti, quindi 1, 2, 3, per cui da questa parte faccio 3 catenelle e mi riaggancio nel punto dopo, nel punto immediatamente successivo al marcapunti, e riparto con 2 maglie basse sotto ogni maglia. Nuovamente arrivo qui dove c'è il marcapunti, questo punto non viene lavorato, quindi faccio questi, salto, qui creo 30 maglie senza prendere la lavorazione, questo lo salto e mi faccio gli ultimi 3 punti, chiudo e ci rivediamo non appena la nostra borsa è completa. Sono veramente soddisfatta del risultato di questa pasticcino. Io vi ricordo che per realizzare questo splendido progetto trovate un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare con lo sconto del 10%, basta utilizzare il codice che vedete qui sopra e che trovate anche in descrizione. La cosa fantastica è che potrete scegliere tra le tantissime varietà di Indalux, quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Alla fine ho utilizzato 330 grammi di cordino, le misure sono 25 in larghezza, 22 in altezza e circa 13 cm di profondità, quindi una borsa piccola, contenuta, ma nello stesso tempo anche molto capiente. Se avete dei dubbi sulla realizzazione, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.